Cannes Yacht Festival 2024, il salone che apre la stagione dei saloni nautici nell'anno, infatti si tiene a settembre. Subito dopo Cannes avremo Genova e poi avremo Düsseldorf, Barcellona, tutta una lunga serie di saloni che ci accompagneranno fino a febbraio. Siamo venuti qui per presentarvi l'ITA 1549 della ITA Catamarans, che come dice il nome è un cantiere italiano al 100%, ma che voi probabilmente non avete mai sentito, perché la loro produzione la vendono praticamente solo all'estero, e questo è un gran peccato, perché come vedrete le barche non sono belle, ma sono costruite veramente molto bene. Qui con me ho Sonia Segato, che è il responsabile commerciale del cantiere, alla quale farò alcune domande per cercare di capire come è fatta questa barca. Ciao Sonia. Ciao Maurizio, benvenuto a bordo. Grazie mille. ITA 1549. Se io voglio sintetizzare le sue caratteristiche principali, posso dire che è una barca veloce, infatti non ha degli scafi particolarmente larghi, perché deve essere una barca che pensa molto alle prestazioni e al fatto di poter navigare ovunque e sempre, con qualsiasi condizione di mare. Per fare questo è una barca altamente tecnologica, perché se no una barca così non si fa, e in più, da come vedrete poi da alcune immagini tra poco, è anche una barca bella a vedersi, una barca con uno stile italiano molto preciso. Ho detto bene? Detto benissimo. Perfetto. Allora, adesso cominciamo. Dimmi innanzitutto come è fatta la barca. Ottima domanda, perché quella è la base, quindi noi lavoriamo anche sul 1499 con resina epossidica, pannelli Corsair, rinforzi in carbonio, facciamo un'infusione con le paratie primarie della scaffi, paratie, ponte di coperta, infusione in un colpo, quindi grande maestria. Ok, cosa vuol dire? Sonia ha detto infusione in un colpo. Cosa significa? L'infusione solitamente viene fatta in più momenti. Si infondono gli scafi, il laminato degli scafi, poi si infondono le strutture, poi queste due cose vengono messe insieme e viene fatto un altro processo di infusione. Ma se tu sei molto bravo e sei molto attento, riesci a farlo in una volta sola, ovvero in un colpo. Cosa ottieni? Ottieni una barca che è strutturalmente più solida e più rigida, per cui di qualità superiore. Detto bene? Hai detto bene, sì. Perfetto. Sono bravo allora. Bravissimo. Altro dettaglio che non è da poco, tutto viene fascettato e quindi c'è proprio una struttura d'un pezzo, come si dice. Benissimo. E la barca, questa è un tailor made, è una barca fatta su misura, non è una barca di serie, cioè il livello di personalizzazione è molto elevato. Sì, facciamo semi-custom e quindi ogni barca diventa unica come suo proprietario. E ci puoi descrivere questo esemplare qui? Sì, allora questa barca ha una cabina, uno scafo armatore, una cabina con un letto 2 metri per 160, un'altezza di 2 metri più o meno e un bagno favoloso proprio la cabina armatore. Esatto. L'altro scafo è dedicato agli ospiti, 2 cabine, un bagno in comune. Però può essere personalizzato appunto per ogni armatore. Certo, ogni armatore può decidere se avere 4 cabine, 3 cabine, insomma quello che lui vuole. E considerate qui lo scafo con le cabine VIP, con le cabine ospiti, ha un solo bagno proprio perché siamo su una barca performance dove gli scafi sono leggermente più stretti, per cui non si riesce qui a mettere 2 bagni come ad esempio si può mettere su un lagoon. Però chiaramente di contro un lagoon non può neanche pensare di raggiungere le velocità che raggiunge questa barca o di navigare come naviga questa barca. A questo punto io penso che abbiamo detto un pochino tutto di questa imbarcazione. Ah no, c'è molto da dire ancora, però se vieni in cantiere ti racconto ancora. Certamente, lei ha ragione, c'è tanto da dire, perché quando io l'ho vista lo scorso anno, ho visto il prototipo di questa barca, quello che mi ha sorpreso sono le tantissime cose che loro si sono inventati proprio da navigatori. Quando tu sei uno che naviga, sai che le cose devono essere semplici, facilmente raggiungibili, perché se devi fare una riparazione la devi fare lì, in momento, al di là di quanto mare ci sia fuori dalla barca, per cui tutto deve essere semplice, e qui è esattamente così.
così. Se venite a vedere la barca vi innamorate di tutte queste piccole cose che, capite, sono fatte proprio per un velista. E con questo io ti ringrazio della consulenza e della pazienza. Grazie a te Maurizio e ti aspettiamo in cantiere a Certamente, questo non mancherò mai. Ringrazio voi dell'attenzione e vi do appuntamento col prossimo video di iCat SVN Catamarans.